Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Blixie, compresse rivestite EQ-Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Blixie, compresse rivestite? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Blixie, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Blixie, compresse rivestite? Blixie, compresse rivestite è un farmaco a base del principio attivo donepezil-cloridrato, appartenente alla categoria degli antidemens anticolinesterasici e nello specifico anticolinesterasici. È commercializzato in Italia dall'azienda EQ-Pharma SRL. Blixie, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Blixie 5 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Tecnigen SRL. Concessionario. EQ-Pharma SRL. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo. Donepezil-cloridrato. Gruppo terapeutico. Antidemens anticolinesterasici. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni. Le compresse di Blixie sono indicate per il trattamento sintomatico della demenza da Alzheimer da lieve a moderatamente grave. Posologia. Adulti/anziani. Il trattamento deve iniziare al dosaggio di 5 mg/die, monosomministrazione giornaliera. Blixie deve essere assunto per via orale la sera, appena prima di coricarsi. La dose di 5 mg/die deve essere mantenuta per almeno un mese così da poter valutare le prime risposte cliniche al trattamento e consentire il raggiungimento delle concentrazioni allo steady state di donepezil-cloridrato. Dopo la valutazione clinica del trattamento somministrato per un mese al dosaggio di 5 mg/die, la dose di Blixie può essere aumentata a 10 mg/die, monosomministrazione giornaliera. La dose massima giornaliera raccomandata di 10 mg/die. Dosi superiori di 10 mg/die non sono stati ancora sperimentati nel corso di studi clinici. Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza da Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in conformità alle linee guida accettate, ad esempio DSM-IV, ICD-10. La terapia con donepezil deve essere iniziata solo se è disponibile una persona che assista il paziente e che controlli regolarmente l'assunzione del farmaco. La terapia di mantenimento può proseguire fino a quando esiste un beneficio terapeutico per il paziente. Pertanto il beneficio clinico di donepezil deve essere regolarmente rivalutato. Quando l'effetto terapeutico non è più evidente, deve essere presa in considerazione la possibilità di interrompere il trattamento. La risposta individuale al trattamento con donepezil non può essere prevista. Quando il trattamento viene sospeso, si osserva una graduale riduzione degli effetti benefici di Blixie. Compromissione renale ed epatica. Un analogo schema posologico può essere applicato ai pazienti con compromissione renale, poiché la clearance di donepezil-cloridrato non viene modificata da questa condizione. Poiché copyright nei pazienti con compromissione epatica di grado lieve moderato può verificarsi una maggiore esposizione al farmaco, vedere paragrafo 5, 2, l'incremento della dose deve essere effettuato in base alla tollerabilità individuale. Non vi sono dati disponibili in pazienti con grave compromissione epatica. Popolazione pediatrica. La somministrazione di Blixie non è raccomandata nei bambini.
Controindicazioni. Blixie è controindicato nei pazienti con ipersensibilità al donepezil-cloridrato, ai derivati della piperidina ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di Blixie nei pazienti affetti da grave demenza di Alzheimer, da altre forme di demenza o di compromissione della memoria, esempio deterioramento della funzione cognitiva correlato all'età, non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Donepezil-cloridrato e barra o qualunque dei suoi metaboliti non inibiscono il metabolismo di teofillina, varfarin, cimetidina o digostina nell'uomo. Il metabolismo di donepezil-cloridrato non viene modificato dalla somministrazione concomitante di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Blixie, compresse rivestite. insieme ad altri farmaci come Aerosatracurium mLnaeuro, Aeurosesmeronaeuro, Aerosidrossiclorochina docaeuro, Aerosnabaxonaeuro, Aerosplaquenilaeuro, Aeroserocuronio B. Brown. Soluzione, uso interno, Aeroserocuronio bromurosalfaeuro, Aeroserocuronio icmaeuro, Aeroserocuronio cabiaeuro, Aerostracriumaeuro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Blixie, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Blixie, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Non vi sono dati disponibili sufficienti sull'uso di donepezil in gravidanza. Studi condotti sugli animali non hanno dimostrato effetti teratogeni ma hanno evidenziato una tossicità peri e postnatale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Donepezil altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La demenza può compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Inoltre, donepezil può causare affaticabilità, leggere vertigini e crampi muscolari, soprattutto nella fase iniziale del trattamento o quando si aumenta la posologia. Il medico curante deve valutare costantemente la capacità dei pazienti in trattamento con donepezil di continuare a guidare o usare macchinari complessi. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comuni sono diarrea, crampi muscolari, affaticabilità, nausea, vomito e insonnia. Le reazioni avverse segnalate in più di un singolo caso sono elencate di seguito, divise secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In seguito alla somministrazione di una singola dose orale di donepezil-cloridrato somministrato a topi e ratti è stata calcolata una dose letale media di farmaco pari a 45 mg/kg e 32 mg/kg rispettivamente. Tale dose corrisponde a circa 225 e 160 volte la dose massima raccomandata nell'uomo, pari a 10 mg/die. Nel corso degli studi clinici condotti sugli animali sono stati osservati segni di una stimolazione colinergica a dose correlata, tra i quali riduzione dei movimenti spontanei, posizione prona, andatura instabile, lacrimazione, convulsioni cloniche, depressione respiratoria, salivazione, miosi, fascicolazione muscolare ed abbassamento della temperatura corporea. Il sovradosaggio con gli inibitori della colinesterasi può causare crisi colinergiche caratterizzate da nausea grave, vomito, salivazione, sudorazione, bradicardia, ipotensione, depressione respiratoria, collasso e convulsioni. Esiste la possibilità di un aumento della debolezza muscolare che, in presenza di un coinvolgimento della muscolatura respiratoria, può esitare nel decesso del paziente. Come per tutti i casi di sovradosaggio, è necessario avvalersi di misure generali di supporto. Gli anticolinergici terziari, come l'atropina, possono essere utilizzati quali antidoto in caso di sovradosaggio di Blixie. Si raccomanda la somministrazione di atropina solfato per via endovenosa alla dose necessaria per ottenere l'effetto desiderato.
Una dose iniziale da 1,0 a 2,0 mg/v con un aggiustamento dei dosaggi successivi in base alla risposta clinica. Alterazioni delle risposte pressorie e della frequenza cardiaca si sono verificate con altri colinomimetici somministrati contemporaneamente agli anticolinergici quaternari come il glicopirolato. Non è noto se donepezil-cloridrato e o i suoi metaboliti vengano eliminati per mezzo della dialisi, emodialisi, dialisi peritoneale o emofiltrazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antidemenza, anticolinesterasici, codice ATC. N06-02. Donepezil-cloridrato ha un inibitore specifico e reversibile dell'acetilcolinesterasi, la colinesterasi maggiormente presente nel cervello. Donepezil-cloridrato inibisce questo enzima con proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. I massimi livelli plasmatici vengono raggiunti circa 3-4 ore dopo la somministrazione orale. Le concentrazioni plasmatiche e l'area sotto la curva aumentano proporzionalmente alla dose. L'emivita di eliminazione terminale, dati preclinici di sicurezza. Gli ampi studi condotti sugli animali da esperimento hanno dimostrato che il donepezil-cloridrato causa un numero esiguo di effetti diversi da quelli che rientrano negli effetti farmacologici propri dell'elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais, rivestimento della compressa, talco, macrogol 400, ipromellosa, titanio diossido, e 171. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Blixie, compresse rivestite a base di donepezil-cloridrato sono Aricept, compressa oro dispersibile, Destezil, Donepezil Accord, Donepezil Almus, Donepezil Alter, Donepezil Aurobindo, Donepezil Doc generici, Donepezil EG, Donepezil Milan Generics, Donepezil Milan Generics Italia, Donepezil Sandoz, Donepezil Sa, Donepezil Teva, Donepezil Zentiva, Lizidra, Memac, compresse rivestite, Yasnol, Yasnoro. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.